Ciao a tutti. Nell'ultimo periodo, vedendo molti ragazzi che stanno finendo le superiori e si stanno maturando, sono tornato con la mente a quei giorni di 10 anni fa quando mi diplomai io stesso e alle sensazioni che avevo, quello che provavo in quei giorni di totale cambiamento. Ai tempi ero un 19enne spensierato, forse anche fin troppo spensierato, e quando finì la maturità non avevo la più pallida idea di quello che avrei fatto nella mia vita, come molti altri ragazzi. Infatti mi iscrissi un po' a caso alla facoltà di storia e dopo meno di un anno decisi di cambiare perché mi accorsi che non faceva per me, per scienze politiche. E anche lì non trovai all'inizio la mia strada, infatti nacque un percorso un po' travagliato che però non vi sto a raccontare per non annoiarvi. Quindi in questi giorni appunto mi è sorta una domanda. Con l'esperienza che ho accumulato in questi ultimi anni, sia professionale che personale, che consigli darei al me 19enne? Cosa gli direi di fare per affrontare nel migliore dei modi il suo futuro, sia personale che professionale? Quindi mi sono messo a pensare, ho chiesto anche a molti miei ex colleghi recruiter cosa ne pensavano e ho raccolto 6 consigli che voglio darvi a voi ragazzi che state finendo il liceo o una scuola professionale in questo momento. Il primo consiglio che ti voglio dare, dato anche il mio percorso internazionale, è fai più esperienze che puoi all'estero. E parlo sia di viaggi che di studio. Infatti i viaggi sicuramente ti aprono la mente, poi hai l'opportunità di conoscere persone di posti completamente diversi dai tuoi, parla con più persone che puoi. Vai, fai l'Interrail, dormi in ostello, conosci il tuo compagno di stanza, facci a prendere una birra, fatti raccontare delle storie interessanti e magari rimanici anche in contatto. Creati anche un network internazionale in questo senso. Dall'altra parte appunto puoi anche andare a studiare all'estero, il che può essere sia un semestre Erasmus in un altro paese d'Europa, oppure anche intercultura già alle superiori che si può fare, oppure anche iscriversi direttamente a un'università all'estero, e non sto parlando per forza delle università prestigiose americane o inglesi che hanno rette annuali proibitive, ma sto parlando anche di ottime università europee che spesso e volentieri possono essere anche gratuite. Mi viene per esempio in mente la Danimarca o la Germania, in cui ci sono delle ottime università che sono completamente gratuite. E a questo consiglio ovviamente voglio anche aggiungerci, ma mi sembra una conseguenza logica, impara più lingue che puoi. In primis l'inglese, perché senza l'inglese non puoi vivere in questo mondo globalizzato e ultra tecnologico ormai. Però non soltanto, sicuramente non soltanto l'inglese, anche una lingua che ti piace o magari una lingua che pensi che sarà molto importante nel futuro. Mi viene in mente per esempio il cinese, che è un mercato che sta già esplodendo e che sarà ancora più forte fra 10 anni. Quindi impara più che puoi una lingua per poi poterla sfruttare nel mercato del lavoro. Le aziende di media pagano il 20% in più per ogni lingua in più che sa una persona. Il secondo consiglio è: cerca di fare da subito qualcosa di pratico. Accumula esperienza, cerca di fare qualsiasi cosa, prova ogni lavoro possibile e anche se ti avrà fatto schifo questo o quel lavoro, almeno saprai ciò che non ti piace e fidati che è già un enorme passo in avanti. Se invece studi, il mio consiglio è di fare qualcosa di parallelo allo studio, che può essere collegato a quello che stai studiando, oppure anche coltivare le tue passioni. Io purtroppo mi rendo benissimo conto che l'università italiana a volte sembra un po' slegata dalla realtà lavorativa e insegna le cose in modo troppo teorico, questo è chiaro. Di fatto siamo sicuramente avanti rispetto ad alcuni nostri coetanei di altre nazionalità, se dobbiamo parlare della Divina Commedia o del teorema di Pitagora. Solo che poi nel momento in cui entriamo nel mercato del lavoro non abbiamo idea di dove mettere le mani, ovviamente. Perché purtroppo abbiamo studiato per 3, 5, 6, 7 o quanti anni volete qualcosa di estremamente teorico. Il terzo consiglio è farsi già un'idea dei lavori che esistono nel mercato. Sembra una cosa banale, però io personalmente quando ho finito il liceo e anche quando ho finito l'università, a dir la verità, penso che non conoscessi almeno il 75% probabilmente dei lavori che esistono nel mondo. Non avevo la più pallida idea di come fosse strutturata un'azienda. Spesso sentivo parlare di operation, di procurement, di HR, però erano parole che non riuscivo ad associare a dei veri e propri lavori. Non sapevo che cosa facesse un HR manager nello specifico o un supply chain planner. Quindi qui il mio consiglio pratico è ovviamente di informarsi sui diversi lavori che ci sono e anche parlarne con le persone che fanno quello specifico lavoro.
Per esempio, se hai sentito parlare del social media manager, la cosa che ti consiglio di fare è scrivi social media manager Italia, se vuoi vederli in Italia, su LinkedIn, e dalla lista dei contatti che ti esce aggiungine qualcuno, anche a caso, magari anche con un messaggino, e di questi, di 100 che avrai aggiunto, almeno 4-5 ti risponderanno e così magari ti potranno dare degli insight di quel lavoro, te potrai avere maggiori informazioni e potrai avere una chiacchierata costruttiva con qualcuno che effettivamente lavora in quello e potrai capire già da subito se ti può piacere o meno quel determinato tipo di lavoro. Il quarto consiglio è sbaglia tanto, fai una marea di errori, ma provaci, basta quello, basta provarci e ogni volta che verrai sconfitto sarà una vittoria in un certo senso. E se a 19 anni ti trovi con il culo per terra, hai 19 anni appunto, hai tutta la vita davanti per riprenderti ogni volta, per rialzarti, hai forza, energia e soprattutto hai molto tempo ancora. Quindi fallisci più in fretta che puoi e rialzati subito. Vedrai che avrai imparato sempre qualcosa di nuovo ogni volta che ti rialzerai. Anche se hai un'idea che ti balena per la testa, buttatici a capofitto su questa. Se ti piace scrivere, se la professoressa ti diceva che eri molto bravo in lettere, te scrivi degli articoli, scrivi un romanzo, manda il tutto a diverse case editrici o a diversi giornali o a un blog online, ma fallo, cerca di fare qualcosa di pratico che ti metterà già in un'ottica lavorativa e che ti servirà nel futuro comunque. E soprattutto, collegato a questo consiglio, non ti vergognare del giudizio degli altri, perché sei te che lo stai facendo, sei te che ci stai provando e sei te che fra qualche anno vedrai che avrai una marcia in più rispetto a queste persone che ti stavano prendendo per il culo. Il quinto consiglio è sii disposto a imparare continuamente cose nuove. Il mondo non è più diviso in età dell'apprendimento dagli 0 ai 25 anni e età del lavoro dai 25 fino alla morte. Infatti il mondo del lavoro è in continua trasformazione, quindi ti devi continuamente adattare a quello che è il mercato del lavoro. Il che vuol dire rimanere al passo con i tempi e soprattutto apprendere quelle skills necessarie per non essere lasciato indietro. Non sto parlando soltanto delle hard skills, che possono essere la programmazione in diversi linguaggi, la blockchain, il graphic design o conoscere una lingua in più. Sto parlando anche e soprattutto delle soft skills, le quali ormai sono considerate altrettanto importanti al pari delle hard skills. E in questo caso sto parlando di abilità come la gestione del tempo, la gestione di un gruppo, il riuscire ad essere comunicativi, il riuscire a lavorare in un team, l'adattabilità. Il sesto e ultimo consiglio è iscriviti all'università se proprio c'è qualcosa che ti piace veramente. E se comunque decidi di iscriverti ma ti accorgi che non ti piace assolutamente quella cosa, cambia il prima possibile, dammi retta. Fidati che è meglio perdere un anno e iniziare a fare una cosa che ti piace che trascinarsi 10 anni a fare una cosa che odi ma perché te l'hanno imposta i tuoi genitori magari e che hai sempre detto che ti piaceva da piccolo ma poi ti accorgi che non ti piace più e rimanere impantanati all'università, poi magari laurearsi, però ti rendi conto che sei arrivato a 30 anni con una triennale. Quindi se non ti piace studiare proprio, inizia a lavorare, fai qualcosa di pratico, fai qualcosa di costruttivo. Se invece ti piace qualcos'altro all'università, vola da quell'altra parte. Anche se da medicina a arte va bene comunque. E sempre all'università io ti consiglio di fare più network possibile, che sia con i tuoi compagni di corso, con ragazzi di altri corsi o con i professori. Infatti ogni conoscenza è preziosa e può portare a qualcosa di positivo in futuro, a una nuova collaborazione, a un nuovo progetto, ad avere una raccomandazione da un professore, non intendo una raccomandazione all'italiana, una raccomandazione vera e propria da un professore riconosciuta a livello internazionale, o semplicemente anche per farsi una chiacchierata e avere spunti per creare qualcosa di nuovo, anche magari creare un piccolo progetto mentre stai studiando all'università, una startup. Dunque, questi erano i miei 6 consigli che do ai giovani maturandi che stanno finendo ora le superiori e fatemi sapere cosa ne pensate nella sezione dei commenti. Ditemi se avete altri consigli per voi stessi oppure se avete già passato la maturità da diversi anni come ho fatto io, se avete altri consigli da dare a questi ragazzi. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!